Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di questo volante per sim racing. Prima di continuare vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video. È il primo volante che prendo di questo tipo, l'ho preso per una mia curiosità. Infatti volevo vedere se oltre ad essere affascinante il fatto che ci vengono riportati tutti i dati sullo schermo, se effettivamente durante il sim racing potesse essere davvero utile. Il volante che ho acquistato è un F1 add-on Ferrari modificato. Infatti, anche se questo aveva qualche tasto in più, il resto dei tasti era finto, quindi non funzionava davvero. Mentre su questo, per come è stato modificato, tutti i tasti, anche i rotary switch, hanno due funzioni: sia ruotano sia possono essere schiacciati, ed inoltre è stato anche migliorato il cambio. Infatti troviamo due palette con il cambio magnetico per una cambiata molto più secca quando dai il colpo, a differenza del add-on che era una paletta unica che andava da destra a sinistra. Poi invece della finta barra che c'è sul Trustmaster, in questo che ho acquistato troviamo un Galaxy S3 che è stato adattato. Infatti troviamo il tasto di accensione qui e il ricaricatore, c'è stata fatta questa modifica e praticamente c'è questo caricatore da un lato USB, da questa parte magnetico, e quindi il Galaxy si ricarica da solo. Lo possiamo quindi utilizzare anche mentre giochiamo, anche se si sta ricaricando, non c'è problema. Su questo Samsung S3 ho scaricato Sim Dashboard ed anche sul PC, quindi parla con il PC tramite wifi e mi manda tutti i dati in tempo reale. Di Sim Dashboard per 10 euro ho acquistato la versione completa, perché così si ha la possibilità di aggiungere molti più layout dello schermo che vogliamo visualizzare. Inoltre sono presenti anche già tantissimi layout nella community di Sim Dashboard. Io sinceramente mi ci sono trovato molto bene, basta andare nella community e cercare il quadrante che vogliamo che appare qui. Basta scrivere per esempio GT3, già ce ne escono di tutte le case motoristiche presenti nel GT3, ma anche per esempio se vogliamo quello dell'F40 lo possiamo aggiungere qui. Ovviamente stona un po' con questo volante, però se si vuole si può avere anche quello. Siccome è il primo volante che prendo così, io conosco solo Sim Dashboard, però se ne conoscete altri di applicazioni di questo tipo scrivetemelo qui nei commenti e fatemelo sapere. Magari ci sono anche altre app che funzionano meglio, sono magari più semplici, hanno qualcosa in più praticamente. Mentre stiamo simulando possiamo aggiungere a questi manettini tante funzioni. Per esempio, se siamo su assetto corsa competizione possiamo attivare una scorciatoia per il traction control, l'ABS, oppure per esempio su Formula 1 l'erogazione della batteria la possiamo modificare, per esempio da hot lap al recupero con una sola manovra, e quindi per questo è molto utile. Un'altra cosa che cambia dall'F1 add-on Ferrari è il logo centrale della AS, questo per sbinarla meglio praticamente. Questo volante lo utilizzerò ovviamente molto di più di quello F1 add-on Ferrari, e anche nelle live che farò su Twitch. Vi lascio il canale Twitch in descrizione. Avere tutto racchiuso qui in uno schermo e non i vari widget disposti sullo schermo secondo me è molto più utile, anche perché con il dashboard che sto usando ho praticamente tutto: benzina, temperatura delle gomme, anche i tempi sul giro e quanto mi sto migliorando, quindi lo trovo davvero molto utile. Bene, adesso facciamo una prova, vi faccio vedere una prova di come si collega sia a Sim Dashboard, molto semplice davvero, e anche un test per far vedere il funzionamento di tutti i tasti, anche se non credo ce ne sia bisogno, però lo facciamo lo stesso, dai. Allora, tutto molto semplice, basta accendere il dispositivo, l'S3. Apriamo l'applicazione, colleghiamo sia il telefono sia il computer alla stessa applicazione, alla stessa wifi. Apriamo l'applicazione, ecco, questo è il dashboard che vi dicevo. Poi nell'applicazione basta andare sui tre trattini, qui in questo menu ci sono tutti i giochi con cui è compatibile: Dirt Rally, assetto corsa competizione, Formula 1 2019, Project Cars, Race Room, iRacing. Io ultimamente sto
sto giocando molto a Race Room, automobilista, è un bel gioco, è fatto molto bene devo dire. Allora andiamo sul gioco in cui vogliamo giocare, poi ci possiamo spostare tra i vari layout, andiamo sulla manina, ecco. Qui facciamo più, aggiungi un widget, ecco, e qui anche basta che andiamo anche su questo dispositivo, abbiamo tutti i dashboard disponibili, se ci sono anche altri su community e possiamo scegliere quello che vogliamo. Va bene, io adesso non ho questo bisogno, quindi torno indietro. Questo però solo con la versione completa, altrimenti non abbiamo molti layout. Poi in caso di problemi di connessione basta andare su impostazioni, per esempio selezionare la tua piattaforma di gioco, PC, PS4, Xbox, quello che si vuole, e procedere con l'installazione guidata. Molto importante non cambiare sempre l'IP di questo Samsung, altrimenti poi si ha problemi di connessione. Torniamo al mio layout, 2 clic, in questo momento dice, ecco vedi, l'applicazione riconosce anche che Race Room non è in funzione, già sta parlando con il computer. Sul computer invece basta andare su giochi e ci dice cosa dobbiamo fare per la configurazione. Per Race Room è già tutto ok, quindi adesso apriamo il gioco. Allora eccoci finalmente in gioco, come potete vedere già abbiamo tutte le informazioni. Temperatura, giri motore, temperatura delle gomme, litri di carburante, giro, ripartizione della frenata, e qui abbiamo i giri. Quindi partiamo, e io adesso ho impostato solo il pit limiter perché dipende un po' dalla macchina. Andiamo ad attivare il pit limiter, eccolo qua. Viene fuori la P sul volante e la macchina non supera i 60 all'ora, come da pit lane. Ma questa diciamo è solo una delle tante funzioni disponibili, anche se mettiamo la seconda il pit resta. Quindi per andarlo a disattivare dobbiamo schiacciare appunto pit e si riprende. Bene ragazzi, il video si conclude qui, fatemi sapere cosa ne pensate di questo volante, se pensate possa essere utile in sim racing fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Vi lascio in descrizione anche il link di Twitch, ci vediamo in chat. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!